Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video, un po' di vento, portate pazienza. Allora, alla fine ci sono riuscito a caricare questa recensione dedicata a questa lente decisamente molto interessante, 28 mm, un obiettivo di Viltros. Tra l'altro questa azienda ha rilasciato anche recentemente i 16 mm che vedremo molto probabilmente agli inizi di settembre. Sono stato un po' assente e lo sarò fino proprio a fine settembre, più o meno, proprio per motivi lavorativi. D'altronde questo è un bene perché io non vivo di YouTube, come ben sapete, ok ragazzi? Quindi devo lavorare, quindi portate un po' di pazienza e supportate sempre il mio lavoro con un semplice like, ovviamente se ti va. Quindi detto questo, 28 mm lente decisamente interessante, almeno per me lo è. Ti dico anche la verità, io personalmente non ho mai posseduto un 28 mm come lente prime. Ho utilizzato questa focale più o meno quando utilizzavo molto di più un obiettivo zoom come il 24-105 di Canon, e ho visto proprio dagli esiti che scattavo proprio tra i 28 e i 35 mm. Tralasciando 35 mm, che già sapete io utilizzo il Sigma, ma un 28 mm alle volte è molto più comodo senza passare al 24 mm, ok? Il 24 mm è una lente che sì, la uso, ma molto di rado, ok? Questa è stata decisamente una piacevole sorpresa e mi sto trovando decisamente molto bene, e voglio raccontarvi qualcosa proprio di questa nuova lente. In questo caso ricordo che è per fotocamere con attacco e mount, quindi per fotocamere Sony. Prima di continuare volevo anche chiarire una cosa che poi mi sono perso proprio nella introduzione, che io questo obiettivo l'ho provato per quasi 2 mesi, non sono pochi, perché praticamente un giorno sì, un giorno no, lo andavo a utilizzare, non solamente per i shooting che ti ho fatto vedere, ma anche proprio per motivi lavorativi. Vediamo più da vicino, nel dettaglio, questo 28 mm. Allora, per chi conosce innanzitutto già i prodotti di Viltros, mi sto ovviamente riferendo agli obiettivi, in particolar modo per Sony, 24 mm, 35 mm, anche 50 mm che ti ho portato ovviamente qui nel canale negli anni passati. Praticamente per quanto riguarda proprio l'aspetto, il design e anche sotto un certo punto di vista per quanto riguarda le prestazioni sono molto simili, anche se per quanto riguarda la nitidezza, la massima apertura, qua abbiamo fatto un passo in avanti, ma ci arriviamo, ok? Quindi non voglio perdere tanto tempo, magari vai a vedere proprio altri video che ho caricato nel canale dove ti parlavo proprio di obiettivi della Viltros. Comunque velocemente ti dico, classico barilotto in metallo, ti dà la classica sensazione di robustezza, ghiera abbastanza fluida, vai bene anche a utilizzarla se devi mettere a fuoco per girare dei video. Ricordo che è una messa a fuoco del tipo by wire, quindi non andiamo a girare direttamente sulle lenti, ma è una cosa che ormai è diventata una normalità purtroppo negli obiettivi del giorno d'oggi, ok? Come ti dicevo, barilotto in metallo, baionetta in metallo, non è tropicalizzata, porta USB tipo C per fare l'update del firmware. Abbiamo la classica ghiera per l'apertura dei diaframmi, se vuoi ovviamente cambiare proprio l'apertura direttamente dal barilotto, oppure puoi mettere la modalità automatica e cambiare, come faccio io di solito, direttamente proprio dal corpo macchina. Purtroppo non ha il click che a me piacerebbe trovarlo, perché come ho già detto e lo vado a ripetere anche nel video di oggi, molte volte per il mio modo di impugnare la macchina fotografica vado proprio a girare
volontariamente proprio questa gear e mi trovo da f1.8 a f4, f5 e 6. Ovviamente se non controlliamo molto spesso le foto che andiamo a fare, questa è una brutta sorpresa che ti troverai proprio nelle foto che hai già scattato. Proprio per questo magari volevo e vorrei che lo facesse proprio un blocco, proprio per impedire questo movimento causato da un mio errore. Ok ragazzi, quindi barilotto in metallo, tutto buono, si presenta bene, abbiamo anche un paraluce, diametro molto piccolo per i filtri, 55 mm, quindi vai anche a risparmiare. Quindi se utilizzi già dei filtri che stai utilizzando proprio su obiettivi della Viltros, puoi utilizzarli tranquillamente anche su questo obiettivo. Ok, cosa che ti dicevo è migliorata rispetto proprio al 24 mm e alla nitidezza quando vai a scattare proprio alla massima apertura, quindi f1.8, migliorato tantissimo. E questo me ne sono accorto subito proprio perché le foto che vado a fare io di solito, e l'ho fatto anche appositamente proprio per portarti questa recensione, la nitidezza è decisamente valida e ti posso garantire che non ho mai aggiunto, a parte qualche strana foto che mi era uscita male ma per mio errore, nitidezza proprio negli occhi, ok, con Photoshop, tutto qui. Quindi puoi già utilizzare la foto, se scatti JPEG la devi pubblicare subito, la nitidezza che ti dà a f1.8, ripeto, secondo me è più che accettabile, ok. Poi sappiamo tutti che se vai a scattare a f4, f5 e 6 la foto sarà nitida anche già ai bordi in modo decisamente accettabile. In questo momento ragazzi sto registrando con la Sony A7C e ovviamente con questo nuovo obiettivo 28 mm, così ti rendi conto innanzitutto f1.8 proprio per farti vedere anche lo sfocato. Mi muovo appositamente per farti vedere che tiene decisamente molto bene la tracciabilità proprio del viso, ok, anche quando la luce comincia a diminuire, un passo in avanti rispetto al 24 mm, questo te lo posso garantire. Sono passati anche 2 anni e ci mancherebbe che la Viltros non avesse migliorato proprio questo problema, e sicuramente dal momento che poi la Viltros rilascia spesso molti firmware magari andiamo ancora a migliorare, ma secondo me si comporta decisamente molto bene anche adesso. Ok ragazzi, quindi 28 mm, fotocamere full frame, voglio ricordarlo, ma puoi utilizzarlo tranquillamente anche su fotocamere con sensore APS-C come faccio io sulla ZV-10, insomma su qualsiasi nuova fotocamera, anche sulla nuova A6007. Ok ragazzi, non è affatto male. Qui abbiamo un'apertura in questo caso di f1.8 e come vedi, se poi mi avvicino lo sfocato comincia a diventare molto più interessante, poi ti allontano, lui tiene sempre la tracciabilità in maniera impeccabile. Ok ragazzi? Dunque ragazzi, allora, fasi conclusive di questo video, rimane ancora un paio di minuti, sto registrando questa recensione alla sera quando torno dal lavoro, sono anche un po' stanco, tra l'altro fa anche caldo e molto probabilmente andrò a ripetere cose che avrò già detto durante questo mio video recensione. Comunque è meglio ripeterle, che non fa mai affatto male, che piuttosto di non dirle. Allora, prezzo innanzitutto 3,50, 3,80, dipende dove lo vai a acquistare. Io ti lascio tutti i link in descrizione e dopo valuta te se trovi offerte migliori. Ovviamente ti consiglio proprio di acquistarlo lì, ok? Per me non cambia nulla, ovviamente se compri con i link che ti metto in descrizione io percepisco una piccola percentuale, così divento ricco. A parte gli scherzi, distanza minima di messa a fuoco è di 28 cm, quindi ti puoi avvicinare decisamente molto, non è un obiettivo macro, quindi è una profondità di campo decisamente importante, non solamente quando fotografi i fiori, ma anche quando fotografi delle persone, ok? 11 elementi, 9 gruppi, 9 lamelle, abbiamo tutti gli automatismi di qualsiasi obiettivo professionale, quindi la tracciatura dell'occhio, tracciatura anche dell'occhio dell'animale, quindi non devi preoccuparti, è da TESIF, insomma un obiettivo di tutto rispetto. Per quanto riguarda la USB tipo C che troviamo nella baionetta, ti permette in modo decisamente veloce di fare il l'update del firmware. Scarichi il firmware ovviamente dal sito della Viltros, colleghi proprio al tuo PC, Mac o Windows che sia, si apre una cartella, fai copia e incolla del firmware che hai appena scaricato. Controlla, dovrebbe uscire, così almeno mi è stato detto, anche il profilo per Lightroom. Al momento in cui vado a registrare questo video recensione non è ancora disponibile. Ok ragazzi, alcuni di voi giustamente adesso
si chiederanno: quindi Andrea, stai dicendo che questo obiettivo di Viltrox 28 mm che costa meno di 400 euro praticamente è privo di problemi, tutto perfetto, come un obiettivo da 1000-1200 euro? Beh, innanzitutto ti vado a dire che neppure l'obiettivo da 1000-1200 euro è perfetto, ok? Ti vado a dire, come ho sempre fatto in tutte le recensioni, le cose che mi piacerebbe trovare su un obiettivo, ok? Se poi la Viltrox mi accontenta, ovviamente mi farebbe piacere, ok? Quindi va sempre valutato, perché ti faccio il classico esempio: a te piace il colore blu, a me piace il colore rosso, non è bello ciò che è bello ciò che piace. Quindi, detto questo, la cosa che mi piacerebbe trovare, e spero che la Viltrox prima o poi mi vada a accontentare, è che anche in questa serie, come il 24, 35 e così via, vada a mettere nel barilotto il classico pulsantino che vado a personalizzare. Io personalmente ci metto sempre la modifica del bilanciamento del bianco, poi ognuno ci mette quello che vuole. Per quanto riguarda la ghiera, ho sempre detto anche nei video precedenti che è molto apprezzata, mi piace, la utilizzo nei video, in fotografia no. È una mia abitudine e me la tengo, e quindi non la utilizzo. Quindi mi piacerebbe trovare innanzitutto la possibilità di bloccarla, come la blocco nei Sigma. Poi, quando la vado a utilizzare, mi piacerebbe che la frizione sia decisamente più duretta e sentire il click, ok? Quindi Vitro, se stai ascoltando questo video, se riesci a implementare queste cose, secondo me è un passo in avanti che l'azienda Viltrox farebbe, ok? E poi se riesci anche a mantenere questi prezzi decisamente vantaggiosi, beh, noi siamo tutti ovviamente contenti. E per concludere, una cosa che io vado sempre a dire, se la Viltrox ce la fa, una piccola guarnizione da 50 centesimi, costo che ovviamente avrebbe il produttore, sul barilotto, che ovviamente farebbe entrare meno polvere. Ce la fa la Yongnuo, spesso che ce la faccia anche la Viltrox. Voglio farti vedere un esempio velocemente prima che la luce ci abbandoni. Sono esattamente le 9 di sera dell'11 luglio 2023. Ovviamente voglio farti vedere una piccola ripresa a 60 fps. Non abbiamo tra l'altro né bisogno di filtri, perché la luce è decisamente poca, e voglio sempre farla a ISO 100. Vediamo se ce la faccio ancora. Comunque, casomai se non ce la faccio, alziamo di uno stop proprio l'ISO, quindi a un 125esimo f1.8, per farti vedere proprio lo sfocato che otterresti proprio con questo obiettivo anche nei video, anche se l'hai già visto dalle riprese che ti ho fatto vedere fino adesso, ok? Una cosa importante che voglio ovviamente ricordare è che innanzitutto abbiamo il 9 lamelle, che è secondo me il giusto compromesso per quanto riguarda proprio il prezzo di questo obiettivo, e che ti puoi avvicinare parecchio al nostro soggetto. In questo caso andiamo proprio a fare un piccolo video a questo fiore, quindi vediamo cosa possiamo ottenere. E quello che ti volevo dire, però, la cosa molto importante è la considerazione che posso dirti dopo averlo provato praticamente un mese e mezzo, utilizzando proprio questo obiettivo 28 mm di Viltrox per girare dei video utilizzando un gimbal. Perché dico questo? Io utilizzo molto il gimbal, non mi stancherò mai di dirlo, e molte volte capita proprio di utilizzare il 24 mm, passare al 50 mm, qualche volta anche al 35 mm, e chi utilizza ovviamente il gimbal sa che devi ribilanciare tutto. Ecco che non dico che questa sia la soluzione ideale, però 28 mm insomma ci puoi fare tantissimo. Registri in 4K, se ti serve un primo piano vai a croppare, ok? Provare per credere, ok? Il risultato secondo me è più che soddisfacente. Ricordiamo sempre che stiamo parlando di una lente al di sotto dei 400 euro, che ragazzi non è che dobbiamo confrontarla con lenti che costano 1000 euro, però non è che ci portiamo a casa un brutto lavoro, delle brutte registrazioni video, ok ragazzi? Quindi prima che la luce ci abbandoni, vediamo se riusciamo sempre a fare tutto a ISO 100. Sì, ce la facciamo. No, siamo sotto di uno stop, quindi vado ad alzare proprio l'ISO di uno stop, quindi andiamo a ISO 200 e vado proprio a registrare un piccolo video giusto per farti vedere questo fiore, ok? E il risultato, come vedi, è decisamente interessante. Dunque ragazzi, innanzitutto grazie per essere arrivato fino a questo punto di questa mia recensione. Se qualcosa non ti è stato chiaro, sentiti libero ovviamente di fare tutte le domande che vuoi
ovviamente legate a questo prodotto, a questo obiettivo della Viltrox qui sotto nei commenti, ok? Allora, ricordo sempre, perché fa bene, perché sicuramente c'è sempre qualcuno di nuovo che entra nel mio canale. Allora, non sono il classico personaggio che ha aperto questo canale per accumulare prodotti, per farseli regalare dalle aziende. Ovviamente a tutti piacerebbero, però ragazzi, ho rifiutato tantissime collaborazioni e anche sponsorizzate di prodotti che secondo me mi vergogno a portarli proprio nel canale, ok? Piuttosto di parlarne male preferisco non portarli. Quindi anche se vedete da me pochi prodotti, ma quelli che vi porto ovviamente anche calcolando il prezzo, insomma sono dei prodotti che io ritengo decisamente validi, ok? Che valgono almeno i vostri soldini, ok? E non è di questi tempi da sottovalutare, ok ragazzi? Quindi detto questo, io vi ringrazio sempre per il supporto che mi date. In questo periodo sarò un po' più assente, non perché vado in ferie, ma perché ovviamente devo lavorare. Farò sì anche io qualche giorno di ferie, ovviamente pochi quest'anno, poi ho il lavoro e più il lavoro che mi aspetta proprio qui a casa. Poi a fine settembre si riparte, almeno ci provo decisamente in quinta e facciamo tantissimi altri video, comunque qualche video nel frattempo io ve lo carico, almeno ci provo, ok ragazzi? Quindi grazie per il supporto che mi date sempre, per i vostri commenti che lasciate, siete sempre ovviamente molto gentili con il sottoscritto. Grazie e alla prossima.